Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi dimostro come realizzare questi bellissimi calzini da neonata, precisamente una taglia 3-6 mesi. Basterà semplicemente realizzare il calzino ed abbellirlo con questo merletto di fiorellini. Nel corso del video vi spiegherò come realizzare anche diverse taglie. Adesso, prima di lasciarvi alla spiegazione, vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e a lasciare un bel like. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: un gomitolo di lana soffice baby. Questo è un misto lana della 3 Sfere, quindi è 50% lana, 50% acrilico, è molto soffice. Pesa 50 grammi, è lungo circa 175 metri. Io ho scelto la variante panna, ma voi potete scegliere qualsiasi altro colore oppure qualsiasi altro tipo di lana. Un gomitolo di acrilico brillantinato verde e rosa. Ho scelto l'acrilico perché il merletto non entra a contatto con la pelle del bimbo, quindi ho ritenuto che andasse bene, altrimenti potete sempre usare un misto lana. Un uncinetto del 3,5, un metro da sarta, una forbice ed infine un marcapunto. Allora, prendo il filato panna e realizzo un cerchio magico, quindi prendo il filo, lo faccio passare intorno al mio dito, creo una X, inserisco l'uncinetto all'interno di questa X, tiro il filo e blocco il tutto con una catenella. Adesso posso sfilare il dito, faccio un'altra catenella e vado a lavorare all'interno del cerchio magico 11 punti alti. Come si fa un punto alto? Carico il filo sull'uncinetto, entro all'interno del cerchio magico, tiro il filo, ottengo 3 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo, lo passo attraverso le prime 2 asoline, carico il filo, lo passo attraverso le ultime 2, ecco qui il punto alto. Nello stesso identico modo vado a lavorare altri 9 punti alti, quindi in totale dovrete avere 11 punti alti escluse le 2 catenelle. Questo numero va bene per una taglia 3-6 mesi. Se invece volete fare una 0-3 mesi, vi consiglio di iniziare con 10 punti alti. Per una taglia più grande, per esempio una taglia 1 anno, vi consiglio di fare un punto alto in più. Adesso ho fatto gli 11 punti alti, chiudo il cerchio magico tirando bene il filo, non deve rimanere un buchino. Sistemo il filo per incominciare a nasconderlo e chiudo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto. Adesso lavoro 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nello stesso punto lavoro un secondo punto alto. In questo modo ho lavorato un aumento. Adesso carico il filo sull'uncinetto e nel punto seguente vado a lavorare un altro aumento, cioè sempre 2 punti alti nello stesso punto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un aumento. Praticamente in questo giro lavoro per ogni punto alto sottostante un aumento, quindi se ho iniziato con 11 punti alti mi dovrò ritrovare con 22 punti alti. Se voi avete e state facendo una taglia diversa, mi raccomando, dovete avere il doppio delle maglie con cui siete partiti. Come potete vedere
ho terminato il giro, prima di chiudere il tutto conto quante maglie alte ho lavorato, se sono 22 ho fatto tutto giusto e posso procedere. Quindi entro nel primo punto alto disponibile e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Inoltre, durante la lavorazione ho nascosto anche il filo di chiusura del cerchio magico, quindi vado a tagliare il filo in eccesso e poi posso continuare con il terzo giro. Mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento, ossia 2 punti alti nello stesso punto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Come potete vedere ho lavorato un punto alto, un aumento e un punto alto, quindi questo giro continuerà così, alternando un punto alto ad un aumento, cioè punto alto, aumento, punto alto, aumento, punto alto, aumento. Se sto lavorando bene, visto che ho iniziato con un punto alto, dovrò terminare il giro con un aumento. In totale avrò 33 punti alti. Se state realizzando una taglia più grande, per esempio la taglia 1 anno, dopo aver terminato questo giro dovrete procedere con un secondo giro di aumenti ed aspettare a realizzare il giro successivo che vi mostrerò appena finito questo. Praticamente vi dovrete alzare sempre con 2 catenelle, lavorare un punto alto nel punto successivo e dopo lavorare un aumento nel punto successivo. Quindi dovrete realizzare un giro in cui alternerete 2 punti alti ad un aumento. 1, 2 punti alti, aumento, 1, 2 punti alti e aumento. Se state lavorando una taglia 6-9 mesi vi consiglio di fermarvi al giro di aumenti che vi ho appena spiegato. Come potete vedere sono arrivata alla fine del giro, ho contato i miei punti alti sono 33, adesso chiudo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto e vado a realizzare il quarto giro. Mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, nel punto successivo lavoro un punto alto. Questo giro sarà tutto così. Perciò per ogni punto alto sottostante devo lavorare un punto alto. Quindi mi dovrò ritrovare sempre con 33 punti alti.
Termino il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto ed ho finito il quarto giro di lavorazione. Adesso i prossimi giri saranno sempre uguali, quindi dovrò sempre lavorare per ogni punto alto sottostante un punto alto e dovrò avere sempre un totale di 33 maglie alte. Andrò a lavorare 5 giri per arrivare all'altezza totale di 7 cm e mezzo. Se state realizzando una taglia più grande, vi consiglio di lavorare un giro in più per ogni taglia che avete aumentato. Quindi vi faccio un esempio: se state facendo una 6-9 mesi dovrete avere non 7 cm e mezzo ma all'incirca 8 cm e mezzo. Poi dipende anche dal filato che state usando, quindi può darsi dovete fare più o meno giri rispetto a me. Adesso ho lavorato i miei giri, sono arrivata come vedete all'altezza di 7 cm e mezzo. Ricapitolando, ho lavorato un primo giro di 11 maglie alte, un secondo giro di aumenti per un totale di 22 maglie alte, un terzo giro in cui ho alternato un punto alto e un aumento per un totale di 33 maglie alte, 6 giri di punto su punto a punto alto per un totale di 33 maglie alte. Adesso blocco la lavorazione con una catenella, taglio il filo, tiro bene e vi spiego come continuare. Piego a metà il calzino facendo coincidere la chiusura con la metà del calzino in modo tale da nascondere il filino ed anche il nodino della chiusura e far venire un lavoro pulito. Quindi una volta piegato a metà conto 10 punti alti e segno il 10° punto con il marcapunto mettendolo dalla parte opposta a dove inserisco l'uncinetto per lavorare. Adesso prendo l'uncinetto e lo inserisco dalla parte opposta rispetto al marcapunto. Adesso prima di continuare riconto se ho 20 punti alti segnati e poi posso procedere con la lavorazione. Adesso riprendo il filato, lo aggancio all'uncinetto e lo faccio passare attraverso il punto alto in cui avevo inserito l'uncinetto. Giro il filo iniziale e blocco il tutto con una catenella. Adesso tiro il filo iniziale, in questo modo ho inserito il filo. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto dove ho agganciato il filo e lavoro una maglia alta. Questo giro è molto facile in quanto per ogni punto alto sottostante lavoro un punto alto. Perciò se ho segnato 20 punti alti dovrò avere un totale di 20 punti alti e mano a mano vado ad inserire sia questa codina iniziale sia la codina che mi è rimasta dalla chiusura del lavoro precedente.
Ho lavorato 19 punti alti, adesso tolgo il marcapunto e vado a lavorare il 20° punto alto. Adesso taglio il filo in eccesso faccio una catenella e giro il lavoro. Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto sull'ultimo punto alto che ho appena lavorato. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Ripeto questo passaggio per i seguenti 5 punti successivi, quindi in totale devo lavorare ben 7 punti alti. Ok, ho lavorato 7 punti alti, adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Ripeto lo stesso passaggio per i seguenti 4 punti successivi, quindi in totale devo lavorare 6 punti bassi. Adesso non mi resta che terminare la fila, quindi lavoro altri 7 punti alti. Ricapitolando, per questo giro ho lavorato 7 punti alti, 6 punti bassi e 7 punti alti. Ho appena finito di lavorare l'ultimo punto alto, come vedete sto iniziando a creare il tallone. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e nell'ultimo punto alto lavorato vado a lavorare un punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Continuo lavorando altri 5 punti alti, quindi in totale devo lavorare 7 punti alti. Adesso mi ritrovo i 6 punti bassi lavorati precedentemente. Su questi 6 punti bassi dovrò lavorare 3 riduzioni. Quindi entro nel primo punto basso disponibile, carico il filo sull'uncinetto, ho 2 asoline. Entro nel punto successivo, carico il filo sull'uncinetto, ho 3 asoline. Adesso carico il filo e lo faccio passare attraverso le 3 asoline ed ho fatto una riduzione. Entro nel punto successivo, carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, carico il filo sull'uncinetto, carico il filo e lo faccio passare attraverso le 3 asoline. Ho fatto la seconda riduzione. Nello stesso identico modo farò anche quest'ultima riduzione. Vedete? Sui 6 punti bassi ho fatto le 3 riduzioni. Adesso finisco il giro
facendo 7 punti alti. Quindi per ogni punto alto rimasto lavoro un punto alto. Ok, ho appena finito di lavorare l'ultimo punto alto. Come potete vedere, la lavorazione si sta restringendo. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e, come ho fatto per i precedenti giri, vado a lavorare 7 punti alti per ogni punto alto sottostante. Quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, un punto alto. In totale devo avere 7 punti alti, mi raccomando. Ok, adesso come vedete mi ritrovo nel punto in cui ci sono le 3 riduzioni. Cosa faccio? Salto la prima riduzione, entro nella seconda e lavoro un punto basso, salto la terza riduzione e vado a lavorare 7 punti alti. Ok, ho lavorato il mio settimo punto alto. Adesso non mi resta altro che cucire il tallone, quindi piego il calzino in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, in quanto la cucitura va fatta sul rovescio del lavoro. Tiro un pochino la solina, in quanto tolgo l'uncinetto, giro il lavoro e entro nella maglia opposta a dove ho allargato la solina. Quindi rientro nella solina, stringo bene il filo e lo faccio passare attraverso il punto. In questo modo ho agganciato il filo e posso iniziare la cucitura. Quindi entro nel punto successivo e lo prendo sia dalla parte davanti a me sia dalla parte dietro. Quindi in totale vi dovete ritrovare con 5 asoline sull'uncinetto. Adesso tiro il filo e lo faccio passare attraverso le 5 asole. Entro nel punto successivo, prendo quello dalla mia parte e quindi ho 2 asoline sull'uncinetto, prendo il punto corrispondente dall'altra parte o altre 2 asoline sull'uncinetto, carico il filo e lo faccio passare attraverso le 5 asoline. Ripeto questo passaggio fino alla fine del tallone. Quindi mi raccomando, prendete sempre il punto intero, ricordatevi sull'uncinetto dovete sempre avere 5 asoline e chiudete il tutto con un punto bassissimo, quindi dovete far passare il filo attraverso tutte e 5 le asoline.
Ok, adesso ho bloccato anche l'ultimo punto, quindi posso fare una catenella e tagliare il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e con questo passaggio ho cucito il tallone. Prima di farvi vedere il risultato prendo un uncinetto più piccolo e passando attraverso le linguette, chiamiamole così, della maglia alta, vado ad inserire il filo in modo tale che la lavorazione risulti pulita e non si veda niente. Poi se voi vi trovate più comodi con l'ago, lo potete bloccare con l'ago. Ho bloccato il filo, taglio il filo in eccesso e giro il lavoro in modo tale da avere il calzino dalla dritta. Come potete vedere, la cucitura quasi non si vede ed dalla parte interna non risulta fastidiosa. Quindi ho finito, diciamo, la pianta del calzino. Adesso non mi resta altro che andare a lavorare tutta la parte del polsino. Quindi giro il lavoro in modo tale da avere la parte della cucitura davanti a me e dentro proprio al centro della cucitura. Riprendo il filo, lo aggancio all'uncinetto e lo faccio passare attraverso questo punto. Adesso giro la cotina iniziale in modo tale da bloccarla e faccio una catenella. Stringo bene il tutto ed ho inserito il filo. Carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nello stesso punto lavoro un punto alto. Mi raccomando, inserite la cotina mano a mano nella lavorazione. Adesso, come potete vedere, si vedono le maglie alte che ho lavorato precedentemente. Entro sotto la prima maglia alta, quindi la vado a coprire in un certo senso e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nello stesso punto lavoro un punto alto. In questo modo è come se avessi sostituito la prima maglia alta. Carico il filo sull'uncinetto e come potete vedere tra le due maglie alte c'è un forellino. Io entro all'interno di questo forellino e lavoro un punto alto.
Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare 2 maglie alte sempre sotto la prima maglia alta che mi si presenta. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto sempre nello spazietto tra le 2 maglie alte. Carico il filo sull'uncinetto ed entrando sempre sotto la maglia alta che mi si presenta lavoro 2 maglie alte. Carico il filo sull'uncinetto e sempre nel tondino tra le 2 maglie alte lavoro un punto alto. Adesso c'è l'ultima maglia alta, quindi carico il filo sull'uncinetto e lavoro 2 punti alti sotto questa maglia. Ho lavorato 11 punti alti più le 2 catenelle iniziali. Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto per ogni punto alto sottostante. Come potete vedere ho lavorato tutti i punti alti su ogni punto alto sottostante, adesso mi ritrovo nello stesso punto iniziale, quindi devo lavorare la parte del tallone e ripeterò lo stesso identico passaggio, quindi entro sotto la maglia alta orizzontale e lavoro 2 maglie alte. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel tondino tra le 2 maglie alte e lavoro un punto alto. Entro sotto il punto alto successivo e lavoro 2 punti alti. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel tondino tra i 2 punti alti e faccio una maglia alta. Adesso entro nel punto alto successivo e lavoro 2 punti alti.
carico il filo sull'uncinetto, entro sempre nel tondino tra le due maglie alte e lavoro un punto alto e infine lavoro gli ultimi 2 punti alti sempre sotto l'ultima maglia alta che mi resta. In totale dovrò avere sempre 11 punti come li avevo dall'altra parte. Adesso verifico che sia da una parte che dall'altra ho lavorato 11 punti, escluso il punto alto iniziale, e una volta accertatami che è tutto giusto, chiudo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto lavorato. Come potete vedere ho ripreso tutta la parte del calzino e sto iniziando a formare il polsino. Adesso mi alzo con 2 catenelle e entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Praticamente questo giro consiste nel lavorare su ogni punto alto sottostante un punto alto. Quindi dovrò avere sempre lo stesso numero di maglie del giro precedente. Una volta arrivati alla fine del giro, entro nella seconda catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Adesso mi rialzo con 2 catenelle e lavoro un altro giro punto su punto, quindi per ogni punto sottostante lavoro un punto alto. Dovrò avere sempre lo stesso numero di maglie. Come potete vedere sono arrivata alla fine del giro, adesso entro nella seconda catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Adesso posso iniziare la lavorazione del punto elastico, quindi mi rialzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e lavoro un punto alto in rilievo davanti. Quindi entro tra le 2 catenelle e la maglia alta successiva, prendo l'agostina sull'uncinetto e poi lavoro normalmente un punto alto. In questo modo ho lavorato un punto alto in rilievo davanti. Nel punto successivo lavoro un punto alto in rilievo dietro, quindi entro sempre da dietro tra le 2 maglie alte, carico la costina sull'uncinetto e lavoro un punto alto. Adesso nel punto successivo lavoro un punto alto in rilievo davanti, quindi faccio come ho fatto all'inizio, carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto in rilievo dietro. Quindi questo giro sarà tutto uguale, devo alternare un punto alto a rilievo davanti con un punto alto a rilievo dietro. Io adesso continuo a lavorare il giro e ci rivediamo alla fine per farvi vedere come fare la chiusura.
Allora, come potete vedere ho appena lavorato una maglia alta in rilievo davanti, adesso non mi resta che lavorare gli ultimi due punti, il punto successivo in maglia alta in rilievo dietro e il punto successivo in maglia alta in rilievo davanti. Come potete vedere adesso mi ritrovo le due catenelle iniziali che svolgeranno il ruolo di maglia alta in rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto tra le due catenelle, la prima maglia alta in rilievo e chiudo il giro con un punto bassissimo. In questo modo non si vedrà quel buchetto che di solito si vede quando ci agganciamo alla catenella. Si incomincia già a vedere il polsino, il lavoro è molto pulito. Adesso mi rialzo con 2 catenelle, vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti sul punto alto in rilievo davanti sottostante e sul punto alto in rilievo dietro lavoro un punto alto in rilievo dietro. Quindi questo giro è molto facile in quanto per ogni punto alto in rilievo davanti devo lavorare un punto alto in rilievo davanti, invece per ogni punto alto in rilievo dietro sottostante vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro sottostante. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, mi riaggancio come ho fatto precedentemente, quindi entro tra le due catenelle la prima maglia alta in rilievo davanti e chiudo il tutto con un punto bassissimo e faccio un altro giro sempre nello stesso modo. Mi raccomando, dovete avere sempre lo stesso numero di punti alti e ci rivediamo alla fine di questi due giri. Ok, come potete vedere ho lavorato i miei due giri in punto elastico, quindi in totale ho lavorato ben 3 giri in punto elastico, ne conterete 4 perché il primo giro di punto alto alla fine diventa sempre una parte del punto elastico e adesso non mi resta che chiudere il lavoro entrando sempre tra le due catenelle la prima maglia alta in rilievo davanti, chiudendo tutto con un punto bassissimo. Faccio una catenella, taglio il filo, tiro l'uncinetto e stringo bene il tutto. Come potete vedere il calzino così già è pronto. Volendo lo potete lasciare così, oppure se non volete fare il merletto come ho fatto io, potete applicare un fiorellino, un fiocchettino, una farfallina, insomma tutto ciò che volete. Quindi adesso con l'aiuto di un uncinetto più piccolo vado a nascondere il filo di chiusura. Ribadisco, per chi si trova meglio ad utilizzare l'ago, lo potete usare tranquillamente. E una volta inserito il filo, vi faccio vedere come realizzare il merletto. Come potete vedere ho infilato il filo e il calzino è pronto. In totale
il calzino, la suola, misura 10 cm, mentre di altezza misura 6 cm e mezzo. Se volete fare una taglia 0,3 mesi dovete arrivare ad una lunghezza totale di 9 cm, invece per la taglia 6-9 mesi 10 cm e mezzo, per la 12 anche 11 cm. Adesso inizio la lavorazione del merletto, prendo il filato verde, prendo l'uncinetto, sempre il 3,5, giro il calzino in modo tale da avere il polsino davanti a me. Come potete vedere, conto 1, 2, 3 e 4 giri. Salto il primo giro, entro nel secondo, passando dietro alla maglia alta lavorata in rilievo davanti, aggancio il filo verde sull'uncinetto, lo faccio passare sotto la maglia alta in rilievo davanti, giro il filo iniziale in modo tale da bloccarlo e lavoro una catenella. Adesso stringo bene il tutto e lavoro altre 2 catenelle. In questo modo in totale ho 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Adesso lavoro 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto e, rientrando sempre nello stesso punto, lavoro un punto alto. Mi raccomando, mano a mano inserite anche la cotina iniziale in modo tale poi da avere un lavoro pulito. Come potete vedere, ho formato un archetto a forma di V. Adesso salto il punto alto in rilievo dietro, entro nel punto alto in rilievo davanti, sempre mi raccomando sulla seconda riga, e lavoro un punto basso. Quindi ho un archetto e un punto basso. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto alto in rilievo dietro, entro nel punto alto in rilievo davanti, sempre mi raccomando da sotto, e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle di separazione, carico il filo sull'uncinetto e, rientrando sempre nello stesso punto, lavoro un punto alto. Come potete vedere, ho formato un altro archetto. Quindi ho un archetto, un punto basso e un archetto. Adesso entro nel punto alto in rilievo davanti successivo, ricordatevi sempre di saltare il punto alto in rilievo dietro, e lavoro un punto basso. Questo giro in realtà è molto facile, in quanto dovrò alternare un archetto formato da un punto alto, 2 catenelle, un punto alto,
e un punto basso. Continuo così, lavorando sempre solo sui punti alti in rilievo davanti fino alla fine del giro. Ci rivediamo alla fine, dove vi faccio vedere come chiudere il giro. Come potete vedere ho appena lavorato un archetto, mi manca soltanto un punto alto in rilievo davanti, quindi entro al di sotto del punto e vado a lavorare un punto basso. Nel caso in cui non vi trovaste nella mia stessa situazione, vi consiglio di entrare all'interno di una maglia alta in rilievo dietro e lavorare un punto basso. Poi entro all'interno del primo archetto lavorato e chiudo il giro con un punto bassissimo. In questo modo, come potete vedere, ho un giro perfetto. Adesso blocco il lavoro con una catenella, taglio il filo, stringo bene il tutto e questo giro è terminato. Adesso, senza nascondere la codina che bloccheremo con il giro di rosa, prendo il filato rosa ed inizio a lavorare i miei fiorellini. Allora, rientro all'interno dell'archetto dove ho appena chiuso il giro, aggancio il filo rosa all'uncinetto e lavoro una catenella per bloccare il tutto. Mi raccomando, prima girate la codina iniziale in modo tale da fermarla. Adesso stringo bene il tutto, lavoro un'altra catenella per alzarmi e, preoccupandomi di nascondere mano a mano le due codine, sia quella verde che quella rosa, vado a lavorare all'interno dell'archetto ben 5 punti alti. Quindi entro nell'archetto e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro il secondo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro il terzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e lavoro il quarto punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro il quinto punto alto. Adesso sfilo l'uncinetto dalla solina e la allargo leggermente, torno indietro e rientro nel primo punto alto lavorato, mi raccomando non nelle catenelle ma nel primo punto alto lavorato,
rinfilo l'uncinetto all'interno dell'asolina lasciata in sospeso, stringo bene l'asolina e faccio passare attraverso il primo punto alto. In questo modo, come vedete, ho formato un fiorellino. Adesso lavoro 5 catenelle. Ormai i due fili che devo nascondere sono bloccati, quindi li posso scansare. Salto il punto basso ed entro nell'archetto successivo. In questo archetto andrò a lavorare 5 punti alti. Uno, 2, 3, 4, 5. Adesso allargo sempre l'asolina, torno indietro e rientro nel primo punto alto lavorato. Inserisco l'uncinetto nell'asolina lasciata in sospeso, stringo bene il tutto e la faccio passare attraverso il primo punto alto. Ho formato il fiorellino, adesso non mi resta altro che lavorare 5 catenelle e nell'archetto successivo fare un nuovo fiorellino. Quindi questo giro è molto facile, dovrete semplicemente lavorare in ogni archetto un bocciolo formato da 5 maglie alte, lascio in sospeso l'asolina sull'ultima maglia, rientro con l'uncinetto nella prima maglia alta, poi mi riaggancio all'asolina, la faccio passare attraverso questa maglia alta ed ecco qui il mio bocciolo. E poi lavorate 5 catenelle di separazione. Quindi molto facile, bocciolo, 5 catenelle, bocciolo, 5 catenelle, bocciolo, 5 catenelle. Mi raccomando, dovete lavorare soltanto all'interno degli archetti e saltare tutte le maglie basse. Ho lavorato tutto il giro, adesso mi ritrovo con le 5 catenelle e devo lavorare l'ultimo bocciolo all'interno dell'ultimo archetto. Quindi faccio sempre lo stesso lavoro che vi ho spiegato fino adesso. Adesso il bocciolo è terminato, lavoro 5 catenelle e chiudo il giro rientrando all'interno del forellino che si forma nel bocciolo. Praticamente quando voi chiudete le 5 maglie alte insieme si crea questo forellino. Voi entrate lì dentro e chiudete il tutto con un punto bassissimo. Adesso
blocco il lavoro con una catenella, taglio il filo, stringo bene il tutto ed ho terminato anche il giro di fiorellini. Adesso non mi resta altro che lavorare l'ultimo giro, quindi riprendo il filato color panna, rientro nel forellino del bocciolo dove ho chiuso il giro precedente, aggancio il filo all'uncinetto, lo faccio passare attraverso il forellino e, preoccupandomi di bloccare sempre il filo iniziale, chiudo il tutto con una catenella. In questo modo mi sono agganciata. Adesso rientro sempre nello stesso punto e lavoro un punto basso. Adesso mi sistemo bene i fili finali bianco, i due rosa e quello verde, carico il filo sull'uncinetto ed entro all'interno del punto basso lavorato nel giro verde e lavoro un punto alto. Mi raccomando, dovete entrare proprio all'interno del punto basso e quando lavorate il punto alto dovete inserire anche tutti i fili finali e le 5 catenelle di separazione tra un bocciolo e un altro. In questo modo poi avrete un lavoro pulito. Adesso carico il filo sull'uncinetto e lavoro un secondo punto alto. Sempre mi raccomando, bloccate tutti i fili. Carico un filo sull'uncinetto e rientrando sempre all'interno del punto basso lavoro un terzo punto alto. Vedete? Sta avvenendo anche dietro un lavoro pulito e non si vedono tutti questi brutti fili. Carico il filo sull'uncinetto, rientro all'interno del punto basso e lavoro un quarto punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e lavoro un quinto punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nel punto basso e lavoro un sesto punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nel punto basso e lavoro un settimo punto alto. Come potete vedere ho formato un archetto di 7 punti alti. Adesso lascio stare le codine che ormai sono bloccate, entro all'interno del forellino del bocciolo, quello che vi ho fatto vedere prima, e lavoro un punto basso. Adesso carico il filo sull'uncinetto ed entrando nel punto basso lavorato in verde lavoro 7 punti alti tutti in questo punto. In questo modo vado a creare un altro archetto. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Adesso entro sempre nel forellino del fiorellino e lavoro un punto basso. Questo giro è molto semplice in quanto dovrete alternare un punto basso all'interno del forellino del fiorellino con un archetto di 7 punti alti lavorato all'interno del punto basso verde. Quindi archetto punto basso, archetto punto basso, archetto punto basso e noi ci rivediamo alla fine dove vi faccio vedere come chiudere il lavoro. Come potete vedere ho appena lavorato il punto basso sull'ultimo fiorellino disponibile e adesso chiudo il giro lavorando 7 punti alti presi nel punto basso verde. Una volta terminato l'archetto non mi resta altro che chiudere il giro con un punto bassissimo nel punto basso Adesso faccio una catenella, taglio il filo lasciandone un pochino in più, tiro l'uncinetto e blocco bene il tutto. Come potete vedere il calzino è terminato. Guardate che carino. Adesso non mi resta altro che tagliare i fili in eccesso come vedete è venuto un lavoro molto pulito e con l'aiuto di un ago o di un uncinetto più piccolo andate a bloccare l'ultimo filo bianco, quello che abbiamo appena del giro che abbiamo appena chiuso. Il calzino è pronto, vi consiglio di lavorare nello stesso giorno anche l'altro calzino in modo tale che vi vengano uguali e che non facciate errori. Spero che il progetto vi sia piaciuto e quindi se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, a lasciare un bel like per aiutarmi a crescere e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Spero di ricevere qualche foto dei vostri lavori, magari cambierete colore o cambierete il tipo di lana e quindi me li potete mandare tramite i miei canali social TikTok, Instagram e Pinterest. Io adesso vi saluto, vi auguro un buon lavoro, ci vediamo la prossima volta con un nuovo tutorial.